Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi vi porto indietro al 1999 con questa build che servirà a far girare, a far dare il massimo a questa scheda video, questa che vedete qui in primo piano. È una Matrox G400, in questo caso con una quantità di memoria di 16 MB. Questa è una scheda che ha un GPU clock di 125 MHz e un memory clock di 166 MHz. Ha anche un memory bus a 128 bit. È una scheda uscita esattamente nel maggio del 1999. Matrox è tra le regine, diciamo, delle schede video, ma non era esattamente una scheda che veniva scelta dai videogiocatori, perché Matrox si rivolgeva principalmente al mondo business, al mondo dei professionisti, per dirla in parole povere, quindi a chi aveva bisogno di qualità visiva ma non di prestazioni nude e pure. Ecco, quello che contraddistingue Matrox, che ha sempre contraddistinto Matrox, è la qualità del segnale video in uscita, del segnale VGA. Quindi parliamo di un segnale pulito, di un segnale ben definito, che appunto ai professionisti serviva per chi doveva praticamente lavorare molte ore davanti al PC, davanti a un monitor a tubo catodico. Quindi queste erano le schede ideali per questi professionisti. Quindi parliamo di disegno tecnico, parliamo di CAD e quant'altro. Questa scheda verrà montata su una scheda madre e tra l'altro poi ci sarà anche questa scheda audio per poter sentire appieno i suoni, che ora vi andrò a presentare. Allora, la scheda madre è una Gigabyte 6VX C7 4x, ha uno slot AGP Universal, un processore sul socket 370, questo è un Pentium 3 933, e un modulo di memoria da 133 MHz, PC 133 ovviamente, da 256 MB. Questa è la scheda. Poi abbiamo invece la scheda audio, che è una Yamaha, ora ve la mostro, eccola qui, la Yamaha XG-YMF 724F. Tornando a parlare delle caratteristiche della Matrox G400, posso dire che aveva delle appunto caratteristiche, delle feature che altre schede, altre case costruttrici non avevano, ma tutte improntate ovviamente alla qualità della riproduzione video. Quindi parliamo del bump mapping, che è una funzionalità molto interessante. Cosa succede? Succede che le scene renderizzate in 3D, le superfici degli oggetti renderizzati in 3D avevano normalmente una superficie piatta, cioè non era renderizzata, cioè non era resa reale per quello che poteva essere effettivamente la resa visiva. Scusate il gioco di parole. Ma cosa permetteva? Permetteva di visualizzare le superfici appunto di questi oggetti il più reali possibili, cioè con delle increspature. Ad esempio, posso fare un esempio come l'increspatura dell'acqua del mare, ad esempio. Normalmente si vedeva solo l'acqua muoversi, ma non c'era l'increspatura, non c'era questo effetto effettivamente del vero 3D sull'increspatura dell'acqua. Poi ve lo mostrerò ovviamente. Altra cosa interessantissima è che tutte le operazioni di rendering interne venivano eseguite a 32 bit, quindi tutte le scene 3D venivano renderizzate a 32 bit, anche se poi l'output, cioè l'uscita video, era a 16, veniva impostata a 16, comunque i calcoli interni venivano eseguiti tutti quanti a 32 bit, quindi con una precisione maggiore. Quindi precisione vuol dire qualità visiva maggiore, e comunque quindi a questo punto l'immagine era nettamente superiore a tutte quante le altre schede. Infine, per ultima ma non per importanza, era un'altra funzionalità denominata stencil buffer, cioè le scene renderizzate in 3D
non tutti gli oggetti venivano renderizzati in 3D appunto allo stesso modo, ma solo quelli in primo piano, quelli che servivano realmente alla scena per poter essere visualizzati. Ad esempio un'autovettura, diciamo l'esterno veniva renderizzato perfettamente in 3D, la parte interna, quindi il cruscotto, non so, i sedili, se non erano in primo piano, se non erano come dire, visualizzati nella scena in maniera corretta, non venivano renderizzati in 3D, e questo comportava ovviamente un risparmio di banda e comunque di elaborazione che diciamo ottimizzava al meglio la renderizzazione. Ecco, questo è il concetto principale. Quindi in conclusione, amici, questa era una scheda tuttofare che veniva acquistata principalmente in un ambito, ripeto, business, ma permetteva perfettamente anche di poter giocare, di poter divertirsi, ma non era il suo unico scopo. Quindi è una scheda tuttofare che in quegli anni veramente ha messo Matrox nell'Olimpo, insieme a ATI e Nvidia, delle schede diciamo di quelle di una certa importanza. Allora, ho montato la build come potete vedere e voglio fare un primo test. Voglio dimostrarvi che il segnale video di questa Matrox G400 è unico per quanto riguarda, ripeto, la pulizia. Non ci sono artefatti, non ci sono interferenze, è un segnale VGA pulito, nudo e crudo. E vi voglio mostrare la differenza con questa scheda S3. Quindi se riusciamo a beccare effettivamente la differenza del segnale video di una S3 con questa Matrox. Ovviamente la fotocamera tende molto ad uniformare, insomma, gli artefatti, i difetti grafici, quindi non sarà facilissimo, però io ci proverò. Innanzitutto facciamo partire la macchina con la G400. Allora, avviamo la G400. Entriamo direttamente nel BIOS, perché nel BIOS il segnale video entra senza nessuna elaborazione. Ovviamente qui non c'è il driver che fa correzioni, insomma qui è il segnale video, ripeto, VGA, che esce dalla scheda ed entra direttamente a schermo. Allora, se riusciamo a vedere, se riuscite anche voi, vi sto dimostrando che è un segnale che non ha nessun artefatto, non ci sono strani riverberi, non c'è nulla, è perfettamente definito, colori perfetti. Spero che si veda chiaramente. Ed ora invece proveremo la S3. Eccoci qui, facciamo partire la S3. Già il nero non è perfettamente ok. Allora, siamo entrati in BIOS. Allora, io mi devo avvicinare perché si vede, non so se riuscite a vederlo anche voi, c'è un certo bagliore. Ora appoggio la fotocamera e la devo avvicinare. Si vede proprio qui in corrispondenza, un attimo. Allora, qui se fate caso c'è un bagliore che con la Matrox non c'era. Ora cerco di, forse ora si vede meglio, ecco qui, lo vedete il bagliore al centro? Ecco, quello con la Matrox non c'era. Questo è un disturbo del segnale VGA, si vede anche qui di lato.
Vedete il bagliore? Ecco, questo bagliore con la Matrox non c'era. Ovviamente questo dipende dalla circuiteria interna della scheda, dipende dai vari componenti scelti, dalla qualità dei componenti, e poi ne deriva ovviamente anche la qualità stessa del segnale video. Quindi, ripeto, a occhio nudo io adesso lo vedo chiaramente, magari con la fotocamera che tenta di correggere le imperfezioni si noterà di meno, ma vi posso garantire che c'è una bella differenza, ecco. Quindi questo bagliore che ora vedete precedentemente non c'era. Quindi, fatto questo piccolo esperimento, ora posso rimontare la mia Matrox e continuare con i benchmark, qualche game e insomma andare a completare il video. Siamo ora pronti per lanciare il 3D Mark 99. Allora, per lanciare questo benchmark voglio impostare una risoluzione di 800x600 a 32 bit, così da poter sfruttare appieno la capacità di calcolo di questa GPU. Andiamo a modificare, a me interessa solo la parte del 3D, e vai col benchmark. Ovviamente il VSync è stato disabilitato in precedenza. Ed eccoci ai risultati, quindi ad una profondità di colore di 32 bit la Matrox G400 ci dà un valore di 3D Mark di 5698. Così, tanto per farvi un confronto, in un mio precedente video in cui testo la Voodoo 3 3000 sempre da 16 MB, a 16 bit sempre 3D Mark mi dà un valore di 6000, poco più di 6000, quindi diciamo che la G400 però a 32 bit mi dà 5600. Vi posso già dire che a 16 bit saremmo arrivati a un valore di 7000 punti, quindi possiamo dire che a livello puramente prestazionale è assolutamente paragonabile, se non migliore, rispetto alla Voodoo 3 3000 da 16 MB. Questo è fuori ogni ombra di dubbio, insomma. Però detto questo, ora andremo a vedere con alcuni giochi il comportamento e la resa di questa fantastica scheda. Ora lanciamo la time demo di Expendable, è un gioco ottimizzato per la G400 e lì si vedrà effettivamente il bump mapping di cui vi parlavo in precedenza. E lì è veramente evidente. Lanciamo questa time demo. Eccola qui. Fate caso alle superfici degli oggetti 3D e in particolare anche alle increspature dell'acqua. Sono realmente realistici, è vero. Ma comunque la resa grafica generale è eccezionale. Guardate i colori, la brillantezza dei colori, le ombre, le luci, è realmente una resa ottima.
Guardate l'increspatura dell'acqua, la potete vedere tranquillamente, eccola qui. Guardate questa increspatura che è fenomenale, è realmente fedele a quella che è poi la realtà dell'acqua, per così dire. Scusate il gioco di parole. Al di là ovviamente del valore degli FPS che comunque sono importanti, ma ripeto, quello che balza evidentemente agli occhi è la resa grafica. Ecco, guardate ora l'acqua, qui è evidentissimo, guardate l'acqua, guardate le increspature dell'acqua e vi renderete conto voi stessi del ben mapping. Anche la sabbia ovviamente. Senza questa feature, ripeto, l'acqua sarebbe sì in 3D, ma la superficie sarebbe comunque piatta. In questo caso invece non è piatta, ma rispecchia più fedelmente quella che è la realtà. Io direi che ora possiamo anche chiudere qui questa demo per passare a qualcos'altro. Ed ora vi faccio fare un giro in una galassia sperduta con l'episodio 1 del gioco di Star Wars, uscito esattamente nel maggio del 99, quindi in contemporanea diciamo praticamente all'uscita di questa scheda video. Partiamo subito e facciamo un giro di pista, se così si può dire. Ho anche attivato Fraps. Eccoci pronti per partire. Concludiamo il video con la tech demo dedicata esclusivamente per questa Matrox G400, quindi è stata sviluppata da Matrox stessa per mostrare le potenzialità e quelle che sono le prestazioni di questa scheda. Quindi vi lancio questa tech demo, e intanto il video si chiuderà con questa tech demo, ripeto. Io vi ringrazio per aver guardato fino a questo momento il video. Vi invito ad iscrivervi se non l'avete fatto, mi farà molto piacere e vi do appuntamento ad un prossimo video. Quindi in conclusione posso dire che questa G400 era davvero un'ottima scheda
ed era comunque in grado di rivaleggiare anche con le 3D FX, con le ATI, con le Nvidia, insomma era davvero una scheda tuttofare, una delle regine degli anni 90. Ringrazio di nuovo tutti e vi lascio alla tech demo della G400. Ciao a tutti!